Questo è un cappello, cosa faccio? Me lo metto in testa, me lo sono messo in testa, cioè mi sono messo il cappello in testa. Quello che mi interessava spiegare in questo video è l'uso figurato del modo di dire mettersi in testa. Salve gente, io sono Luca, il rappresentante interstellare dell'italiano avanzato, e questo video è pensato per quelle persone che stanno studiando l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che hanno già raggiunto un buon livello di italiano, quindi il livello intermedio oppure addirittura il livello intermedio avanzato. In altre parole, questo video è pensato per quelle persone che capiscono l'italiano ma vorrebbero migliorare il proprio italiano, cioè vorrebbero parlare meglio l'italiano. Il video fa infatti parte di una serie di video dedicata ai modi di dire e alle espressioni colloquiali italiane. Qua sotto vi metto il link. Detto ciò, in questo video volevo parlare del modo di dire mettersi in testa. Fate attenzione che ho detto mettersi in testa e non mettere in testa, perché esistono due modi di dire. Uno è mettersi in testa, che è il modo di dire di cui parlerò in questo video. Poi c'è il modo di dire mettere in testa qualcosa a qualcuno, di cui ho parlato in un altro video. Il modo di dire propriamente è mettersi in testa qualcosa. Non possiamo dire semplicemente mettersi in testa. Quindi mettersi in testa è un modo di dire che si basa su un verbo riflessivo e le forme saranno: io mi metto in testa, tu ti metti in testa, lui o lei si mette in testa, noi ci mettiamo in testa, voi vi mettete in testa, loro si mettono in testa. Al passato prossimo fate attenzione che per i soggetti maschili sarà: io mi sono messo in testa, tu ti sei messo in testa, lui si è messo in testa, noi ci siamo messi in testa, voi vi siete messi in testa, loro si sono messi in testa. Qual è la particolarità? La particolarità: col verbo riflessivo usiamo l'ausiliare essere e non avere. Normalmente il verbo mettere ha l'ausiliare avere. Io ho messo, se uso la forma riflessiva devo dire mi sono messo. Prima vi ho detto le forme per i soggetti maschili, le forme per i soggetti femminili saranno: io mi sono messa, tu ti sei messa, lei si è messa, noi ci siamo messe, voi vi siete messe, loro si sono messe. Quindi vedete che si usano le forme femminili del participio passato, che terminano per a per quanto riguarda il singolare, per e per quanto riguarda il plurale. Questo per quanto riguarda le forme. Il senso letterale è semplicissimo da spiegare. Questo è un cappello, cosa faccio? Me lo metto in testa. Me lo sono messo in testa, cioè mi sono messo il cappello in testa, oppure mi sono messo in testa il cappello. Chiaramente è preferibile la variante mi sono messo il cappello in testa. Questo modo di usare mettersi in testa penso che non necessiti di ulteriori spiegazioni, penso che sia piuttosto chiaro. Quello che mi interessava spiegare in questo video è l'uso figurato del modo di dire mettersi in testa, anche perché in questo uso figurato la preposizione in ha un altro significato. Se io dico mi sono messo il cappello in testa, in significa sulla testa, perché comunque il cappello non è che lo faccio entrare nella testa, lo appoggio sopra la testa. Quindi anche se si dovrebbe dire mettersi il cappello sulla testa, in realtà si dice mettersi il cappello in testa. Se invece usiamo questa espressione in senso figurato, la preposizione in significa proprio dentro la testa, cioè mettersi in testa qualcosa vuol dire che noi abbiamo un'idea e questa idea la prendiamo e la infiliamo dentro la nostra testa. Perché cosa significa mettersi in testa in senso figurato? Significa convincersi di qualcosa.
E in particolare questo modo di dire viene usato quando si parla di idee strane, bizzarre, assurde o comunque discutibili. Cioè, in altre parole, mettersi in testa qualcosa vuol dire convincersi di qualcosa di assurdo, oppure convincersi di qualcosa che non ha alcun fondamento. Cioè, le componenti sono due: la persona da un lato è convinta di questa cosa e dall'altro questa cosa è piuttosto dubbia, è piuttosto discutibile. Cioè, in altre parole, se dico che qualcuno si è messo in testa qualcosa, voglio dire che questa persona è assolutamente convinta di questa cosa, ma questa cosa a me che parlo sembra piuttosto assurda. Quindi capite che se dico si è convinto di questa cosa è un conto, mi esprimo in modo neutro. Se invece dico si è messo in testa questa cosa, esprimo un punto di vista particolare, cioè dico lui è convinto di questa cosa, ma io non ne sono convinto, secondo me è una cosa assurda. Per esempio, per fare un esempio concreto, io potrei dire Daniele si è messo in testa delle idee assurde. Oppure nell'ultimo periodo si è messo in testa delle idee strane. Che significa? Significa che ha iniziato a convincersi di cose strane. Un altro esempio potrebbe essere Marco si è messo in testa che lo stiano perseguitando. Questa è la variante col congiuntivo, potrei usare l'indicativo e dire Marco si è messo in testa che lo stanno perseguitando. Personalmente, se mi chiedete la mia opinione, io preferisco in questo caso, con questo modo di dire, la variante con l'indicativo, perché secondo me mettersi in testa rende proprio l'idea che la persona non ha alcun dubbio su questa cosa, la persona non pensa che sia vera, la persona è convinta che questa cosa è vera. Quindi io con questo modo di dire preferisco usare l'indicativo. Oppure, per fare un altro esempio, Laura si è messa in testa che Martina la odia. Cosa significa questa frase? Significa che Laura si è convinta che Martina la odia. Laura è convinta di questa cosa, ma probabilmente non c'è alcun motivo per pensare questa cosa. Quindi capite la differenza che c'è tra una frase del tipo Laura pensa che Martina la odi e la frase Laura si è messa in testa che Martina la odia. In un caso la cosa viene presentata come un pensiero che lascia spazio a dei dubbi, nell'altro caso invece viene presentata come cosa certa, la persona è convinta di questa cosa. Oppure un altro esempio potrebbe essere Giovanni si è messo in testa che la moglie lo tradisce. Cosa significa questa frase? Che Giovanni è convinto che la moglie lo tradisce, tuttavia la persona che dice questa cosa pensa che non ci sia motivo per pensare questa cosa. Un altro esempio potrebbe essere si è messa in testa che se mangia dopo le 6 di sera ingrassa. Oppure si è messa in testa che mangiare dopo le 6 di sera fa ingrassare. Ecco, diciamo che la maggior parte delle persone usa il modo di dire mettersi in testa in questo modo, però questa espressione può anche essere usata in modo leggermente diverso, ovvero io posso dire una frase come si è messa in testa di dimagrire. In questo caso l'espressione mettersi in testa è più vicina all'idea espressa dal modo di dire prefiggersi un obiettivo, cioè darsi un obiettivo. In particolare darsi un obiettivo ed essere decisi a raggiungerlo a tutti i costi, cioè fare di tutto per raggiungere l'obiettivo. Se io dico che una persona si è messa in testa di dimagrire, voglio dire che questa persona si è data l'obiettivo di dimagrire e si impegna in modo attivo in tal senso. Cioè non è che dice semplicemente si è messa in testa di dimagrire e poi non fa più niente.
Vuol dire al contrario che si dedica a questo obiettivo con determinazione, che questa persona è molto motivata e vuole raggiungere questo obiettivo. Diciamo che comunque se si usa l'espressione mettersi in testa c'è sempre questa sfumatura che la persona non condivide tanto questo obiettivo o quest'idea. Per esempio, se uno dice si è messa in testa di dover perdere 10 kg, la persona che dice questa frase probabilmente non è d'accordo con quest'idea. Ecco, questo è quanto. Spero che questa espressione vi sia piaciuta. Qui magari vi metto il link all'altro modo di dire mettere qualcosa in testa a qualcuno. Sono due modi di dire evidentemente collegati, comunque ci sono delle piccole differenze. Se avete voglia, provate a dare un'occhiata a questo video. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.